Come studiare nuovi vocaboli, nuovi termini in una lingua straniera. Il metodo più conosciuto è sicuramente quello delle flashcard. Le flashcard non sono altro che delle carte su cui io scrivo i vocaboli che voglio ricordare e poi ripasso, rileggo le mie flashcard, faccio revisione una volta ogni tanto. Le flashcard possono essere cartacee, quindi io semplicemente su un foglio di carta scrivo su un lato la parola che voglio ricordare e dall'altro lato posso mettere o un'immagine, qualcosa che mi ricordi questa parola, oppure anche la traduzione nella mia lingua della parola che voglio ricordare. La mia raccomandazione in generale è di non usare singole parole, cerchiamo di lavorare con delle frasi intere. Se voglio ricordare la parola cane in una lingua straniera, scriverò sulla flashcard il cane mangia, perché si presuppone che io sappia già la parola mangia e voglia imparare la parola cane. Dall'altra parte o metto la stessa frase nella mia lingua madre o potrei mettere un disegno del cane che mangia. Ovviamente va un po' bilanciato perché il disegno ci vuole molto più tempo a farlo, però è più efficace perché a livello grafico stiamo andando a ricordare qualcosa, usiamo un'esperienza sensoriale in più. È molto importante che nella frase ci sia la parola nuova insieme a una parola che già conosco. Supponiamo che io voglia imparare il verbo mangiare e anche la parola cane, allora non li metterò nella stessa frase, farò due frasi diverse. Magari conosco la parola gatto e allora scriverò il gatto mangia per imparare mangia declinata alla terza persona singolare e mettiamo invece che già conosco il verbo bere, scriverò il cane beve per ricordare la parola cane. Ora le flashcard possono essere, come detto, cartacee, ma la gran parte della gente in realtà utilizza flashcard o virtuali, potremmo dire, grazie a delle applicazioni. L'applicazione più utilizzata è Anki, che è un'applicazione open source che è molto personalizzabile. Onestamente a me non piace moltissimo perché ha una grafica un pochino che mi ricorda i primi anni 90, Windows 95 e questo genere di cose, non è così accattivante. C'è un'altra applicazione che invece si chiama Quizlet, che è un po' più carina a livello grafico, però non implementa quello che è l'algoritmo di Anki. Grazie all'applicazione Anki, ogni volta che io indico l'applicazione non mi ricordo questa parola, oppure sì, mi ricordo questa parola, ecco che l'applicazione automaticamente ci calcola ogni quanto dobbiamo andare a ripassare una determinata parola. Questo sistema si chiama Spaced Repetition, SRS, dall'inglese Spaced Repetition System, e quindi cerca di ottimizzare il momento in cui andiamo a fare la revisione di una parola che stiamo imparando affinché rimanga nella nostra memoria a lungo termine. Con le flashcard cartacee facciamo esattamente la stessa cosa, quindi ci autotestiamo, immaginatevi un mazzo di carte, mi autotesto, mi ricordo la parola sì, la metto in questo mazzo, no, la metto in questo mazzo. E poi le parole a cui ho risposto sì, magari le rivedo dopo 2 settimane, le parole a cui ho risposto no, allora il giorno dopo le ripasso di nuovo. Questo ci aiuta a ricordare e ad imparare nuovi vocaboli. Io però personalmente molto raramente uso le flashcard. Perché? Perché il metodo a me non piace, mi annoia. E come dico sempre, se vogliamo studiare una lingua cerchiamo di fare qualcosa di interessante. Se un metodo, qualunque questo sia, anche nel caso in cui fosse il miglior metodo al mondo, se non ci piace, difficilmente riusciamo a imparare qualcosa. Ecco perché in generale a me piace implementare la ripetizione in modo un po' diverso, ad esempio ascoltando più volte lo stesso podcast o guardando più volte lo stesso video, o, ed è quello che faccio io e che offro con la mia membership del podcast italiano, ascoltare il podcast e leggere la trascrizione contemporaneamente. È quello che sto facendo con lo sloveno, dato che non c'è un podcast
come il mio per lo sloveno, ho pagato una persona per crearmi la trascrizione di alcuni podcast e sto studiando il mio solito metodo per imparare la lingua e ogni singolo episodio lo ripeto, lo riascolto più e più volte e posso farlo solo perché mi interessa molto il contenuto di questo podcast, quindi l'interesse di nuovo è fondamentale. Vale la stessa cosa per articoli di blog o magari per libri. Se c'è un libro che vi piace tantissimo potreste leggerlo e rileggerlo, o anche articoli di blog. In questo modo continuate a ritrovare le stesse parole in contesto. Il limite di questo metodo, ma anche delle flashcards, sono i contesti limitati, perché ovviamente se trovate sempre la stessa parola nello stesso contesto, ogni tanto può capitare che quando trovate la stessa parola in un altro contesto fate un po' fatica all'inizio e non la riconoscete. Un altro metodo molto carino che io ho usato in passato ogni tanto per imparare vocaboli, diciamo, di uso quotidiano nelle lingue che stavo imparando è quello che io chiamo il metodo della camminata, ovvero vado fuori a fare 2 passi per strada e cerco di descrivere tutto quello che vedo e se non mi viene in mente una parola, ok, questa è una parola che non conosco, allora me la scrivo e poi torno a casa e in 10 minuti, un quarto d'ora prendo tutte queste parole nuove e o mi faccio le mie flashcard o provo a scrivere un breve testo in cui ridescrivo quello che ho già descritto mentalmente usando quelle parole che prima non sapevo. La stessa identica tecnica si può utilizzare per descrivere una stanza. Quindi io vado in cucina, inizio a descrivere tutta la stanza e i termini che non so me li segno e poi alla fine li vado a cercare. Non andate a cercare mentre state facendo l'esercizio, se no continuate ad interrompervi e non andiamo avanti, non andiamo da nessuna parte. Cerchiamo di descrivere tutto, quello che non so me lo segno, ad esercizio avvenuto, diciamo dopo 5 minuti. 5 minuti sembra poco, ma provate a descrivere una stanza e tutto quello che vedete in una lingua straniera e vi assicuro che 5 minuti non è affatto poco. E alla fine dell'esercizio andate a rivedere le parole nuove. Un'altra tecnica che usano molti poliglotti è quella dello specchio o del parlarsi da soli. In realtà si può fare davanti allo specchio, ma non è fondamentale e l'idea è che mi auto racconto una storia. Questo serve anche molto in realtà per sviluppare la lingua parlata, ma è la stessa cosa identica. Se io mi racconto una storia o qualunque cosa e a un certo punto non so una parola, allora mi fermo, me la scrivo, vado avanti a raccontare e alla fine del racconto avrò un elenco di tutte le parole che non so nella lingua che sto studiando e poi di nuovo o mi faccio le flashcard oppure posso andare a scrivere un testo con queste parole oppure ce le ho lì sulla mia lista e ogni tanto vado a fare una revisione, un ripasso di questa lista. La tecnica in realtà che a me piace più di tutte è quella che io chiamo la tecnica del caos, ovvero facciamo tutte queste cose e va benissimo, però a tutti capita che nella vita ogni tanto ci perdiamo qualche pezzo, ok? Con la tecnica del caos, se siamo costanti nell'apprendimento, noi andremo a ritrovare le stesse parole in contesti diversi, perché se io ad esempio guardo un film e c'è qualche parola nuova che non conosco e me la segno, allora sto concentrandomi sul fatto che, ok, queste sono parole nuove, benissimo. Il giorno dopo magari mi leggo un articolo su internet che parla di questo film, quindi magari c'è qualche parola in comune. Il giorno dopo ancora magari mi ascolto un podcast che parla sempre di questa cosa e quindi ancora ritroverò le stesse parole simili in un contesto un po' diverso. E quindi quasi per magia, perché è un caos, ma è un caos ordinato, perché comunque sto cercando con mezzi di comunicazione differenti lo stesso argomento, ritroverò molte delle stesse parole e quindi automaticamente mi ritrovo di fatto a ripassarle. Questo funziona però solo se siamo veramente costanti nel nostro apprendimento. Ecco perché ho fatto un video dove vi spiego come rimanere costanti durante tutto il vostro percorso di apprendimento. Dategli un occhio, piazzatemi un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!